Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla Toscana, vi parlo col microfono oggi perché c'è un bel venticello che disturba l'audio e oggi sono qui per provare una moto che è piaciuta tantissimo all'ultima EICMA di Milano. Sto parlando della BMW Urban GS, eccola qui davanti a me. In questo caso avete in più come optional i paramani e il paramotore che non sono di serie, però la moto è proprio quella che abbiamo visto alla fiera. È una moto che è piaciuta moltissimo perché richiama in maniera fortissima la mitica R80 G/S del 1980, la prima BMW Boxer proprio da enduro, però enduro stradale. Adesso BMW ha riproposto questa che si basa sul bellissimo concept visto a Wheels and Ways, quindi troviamo la base meccanica e telaistica derivata dalla Scrambler con delle piccole modifiche che poi vi farò spiegare da Mattia Dodi, l'ingegnere di BMW Motorrad Italia che spesso ci segue nelle presentazioni stampa. Vi dicevo che a livello estetico rispetto alla Scrambler ci sono delle modifiche che saltano subito all'occhio. Abbiamo il parafango alto bianco, il portafaro, vedete che sempre bianco, molto bello, che richiama sempre la R80 G/S, poi la forcella è quella della Scrambler, la Showa a steli tradizionali. Qui vediamo anche il radiatore dell'olio, i due collettori, il motore, il mitico 1200 raffreddato ad aria e olio da 110 cavalli a 7500 giri. Poi proseguendo la vista laterale troviamo il grande serbatoio da 17 litri in lamiera, non in alluminio come ad esempio sulla R90. Proseguiamo, iniezione ovviamente elettronica, trasmissione ad albero cardanico. Specifiche poi della Urban GS abbiamo le ruote a raggi tangenziali, li vedete qui nel dettaglio. Questo vuol dire che la moto non ha le camere d'aria, monta pneumatici tubeless. E già che vi parlo di pneumatici vi dico subito che in questo caso abbiamo montati i Continental TKC80 che si possono chiedere senza sovrapprezzo, ma la Urban GS nasce invece e viene consegnata con le Metzeler Tourance, quindi gomme d'enduro stradale che vi consigliamo perché su strada vanno decisamente meglio di quelle tassellate. Quelle tassellate, vi svelo subito l'arcano, sono state impiegate durante la presentazione stampa perché hanno sicuramente nelle foto che vedrete poi anche su Moto.it un'immagine più bella, più caratteristica. Proseguendo sull'altro lato troviamo la sella arancione che è più alta rispetto a quella della Scrambler di 3 cm e lo scarico è singolo, non c'è lo scarico doppio rialzato ma un bello scarico singolo, un 2 in 1, vedete qui con anche la valvola a controllo elettronico sullo scarico. Proseguiamo la vista di questa moto, vi dicevo serbatoio da 17 litri, strumento circolare con il contachilometri, 2 trip e poche altre informazioni. ABS e controlli di trazione sono disinseribili, questo è il radiatore dell'olio, c'è anche l'ammortizzatore di sterzo che si nota qua sotto. La forcella dispone di un'esclusione piuttosto ridotta, parliamo infatti di 125 mm, che è poco se si pensa di andare in fuoristrada, ma non a caso la BMW ha chiamato questa moto Urban G/S, non soltanto G/S, per chiarire subito la destinazione d'uso, non che sia una moto cittadina, ma non è senz'altro una moto per fare fuoristrada impegnativo. Proseguiamo sull'altra vista della moto, ve la faccio ancora vedere tutta perché è sicuramente molto bella. Di solito nelle presentazioni stampa non mi fermo mai a commentare la moto dal punto di vista estetico, però in questo caso merita un commento perché BMW ha interpretato al meglio quelli che sono gli elementi caratteristici delle prime G/S del passato. Inoltre questo motore è il 1170 Euro 4 da 110 cavalli con cambio a 6 marce e frizione monodisco a secco, quindi un motore totalmente diverso da quello della GS di oggi raffreddato a liquido. È un motore che su strada si fa apprezzare tantissimo per la grande coppia. Pensate che dispone di 116 Nm a soltanto 6.000 giri. Le pedane con le gomme che si possono togliere, la sella a 850 mm da terra e il codino scomponibile come sulle altre R90. Vediamo anche le pedane del passeggero e vi dico subito che la moto per il passeggero non è ospitale come una GS ma non è neanche tremenda. C'è una porzione di sella discreta e le pedane abbastanza basse, più che altro mancano gli appigli a cui tenersi. Adesso passo la palla a Mattia Dodi. Le differenze principali sono l'altezza della sella, la conformazione della sella e il setup delle sospensioni. Anche se l'escursione e la lunghezza della sospensione è la stessa, il setup è completamente diverso per un'esperienza di guida che ci auguriamo anche il nostro perfetto trovi diversa. Facciamo rivedere Urban GS e Scrambler. Ecco le moto che condividono tantissimo a livello di telaio e motore, ma poi hanno questa differenza di ergonomia nella sella e di sospensione a livello di taratura con un'idraulica più aperta sulla Urban GS. Corretto? Corretto. Per un'esperienza di guida molto diversa, perché poi vedremo dopo in sella però. Moto accesa e da qua inizia il bello perché la Urban GS fa un rumore spettacolare. Lo scarico singolo rispetto a quello della Scrambler cambia molto la sonorità, soprattutto ai bassissimi regimi. Poi dai medi in su il rumore è simile,
ma sotto questa moto è più piena. Vi ricordo che ho montato i TKC80, quindi gomme tassellate, che però guardate, su asfalto vanno molto bene. Vedete che la moto non ondeggia, non sbacchetta, sono 80 all'ora e posso anche correggerla come potrei fare con una moto nuda stradale. Allora, la posizione è molto comoda. Qualche amico mi ha chiesto se la posizione è troppo allungata, invece il manubrio è a una distanza perfetta dalla sella, e la sella più alta rispetto alla scrambler carica di più l'avantreno. Ho il cerchio anteriore, vi ricordo sempre, da 19 pollici con gomma 120-70, ma ho il carico giusto per andare su strada con un bel controllo della ruota anteriore grazie a questa sella che è decisamente più imbottita della scrambler ed è molto comoda. Il motore è di 1170 cc da 110 cavalli, sentite che progressione, è veramente il protagonista di questa moto. Personalmente non vi nascondo che lo preferisco addirittura al nuovo raffreddato a liquido, perché è più corposo in basso, ha comunque un buon allungo ed ha un'erogazione veramente meravigliosa, che va di pari passo con un cambio a 6 marce molto preciso, veloce negli innesti. Questa moto magari non ha le prestazioni della GS, non ha le doti di carico di una GS 1200, e se prendiamo in particolare la R1200 GS che abbiamo appena provato, la Urban GS viene indicata per i lunghi viaggi in coppia, però se pensate di usarla nei fine settimana per andare al mare, per il weekend anche in coppia con le bosse laterali morbide, è una moto che vi darà tantissime soddisfazioni. Adesso sono a 90 all'ora, vi ricordo con l'ABS disinseribile, e proviamo la frenata a Brembo. Vedete che anche col tassellato mi sono fermato in pochissimi metri. Adesso, sempre in assenza di persone alle spalle, facciamo una prova di accelerazione. Vedete, sono arrivato a 100 in pochissimi secondi. Il cupolino, questo cupolino sul fanale, ha una connotazione più che altro estetica, non aspettatevi che protegga dall'aria. Oggi con le tassellate l'abbiamo provata anche su semplici sterrati. Però vi dico subito che la Urban GS, e BMW ha fatto bene a mettere davanti il nome Urban, non è una moto fatta per fare il fuoristrada, perché le sospensioni hanno pochissima escursione, addirittura soltanto 125 mm l'ottima forcella Showa. Dico ottima perché su strada invece va bene. Quindi il fuoristrada, le buche, i sassi grossi, le pietraie, evitateli più che potete, perché rischiate soltanto di andare a fondo corsa, rovinare la moto e anche rovinare i collettori di scarico. Di contro le sospensioni della moto, già in configurazione standard, anche senza regolazioni, sono perfette per la guida stradale, perché la forcella ha un ottimo sostegno e anche il mono reagisce in maniera controllata. Si confermano soltanto piuttosto brusche sullo più sconnesso. Fate sempre attenzione agli incroci, rallentate anche se avete la precedenza. La Urban GS supera l'esame del nostro primo test Moto.it perché è piacevolissima. L'unico difetto che mi sento di trovarla è il comportamento nel fuoristrada più spinto. L'assetto basso con poca escursione delle sospensioni ricorda le moto da flat track, quindi non la si guida in piedi ma seduti con la gamba aperta in curva e ci si diverte veramente un casino. Però come vi dicevo, questa moto non dà il meglio di sé in fuoristrada ma nei percorsi tortuosi. Eccoci tornati alla base, la nostra prova non finisce ancora qua perché sentiamo a caldo le impressioni di un nostro amico e collega che con i video se la cava parecchio bene. Nicola, Motoretto. Ciao ragazzi Moto.it. Cosa ti è piaciuto e cosa no, e tutto quello che ti va di dire agli amici di Moto.it. Mi è piaciuto un po' tutto, devo dire, perché tu la vedi così, sembra subito una moto un po' per fighetti e basta. In realtà si guida molto bene ed è perfetta anche per fare del turismo, soprattutto per il motore, perché il motore è una cosa eccezionale, fantastico questo boxerone. E cosa non ti è piaciuto della Urban GS? È completa in tutto e devo dire che io avrei preferito magari un manubrio un pochino più alto. Grazie Nicola, a questo punto salutiamo a Motoretto e vi invitiamo a seguirci su YouTube, sul nostro canale, a commentarlo e soprattutto a non superare mai la linea bianca. Ciao a tutti! Ciao!